Ciao a tutti. I narcisisti sono individui caratterizzati da un senso grandioso del proprio io, una profonda necessità di ammirazione e una mancanza di empatia per gli altri. Questi tratti possono influenzare profondamente il modo in cui si relazionano con i loro figli, fratelli, partner e altre persone significative nella loro vita. Una delle osservazioni più dolorose è che i narcisisti spesso e volentieri non difendono coloro che dovrebbero essere tra i più preziosi per loro. Per comprendere le ragioni di tale comportamento è necessario esplorare i meccanismi psicologici, le motivazioni sottostanti e le dinamiche relazionali proprie del narcisismo. La percezione egocentrica delle relazioni. Il narcisista tende a vedere le relazioni come strumenti per soddisfare i propri bisogni emotivi e psicologici. Invece di considerare i figli, i fratelli o il partner come individui con desideri, sentimenti e bisogni propri, li percepisce come estensioni del proprio ego. Questo significa che la sua protezione o difesa non è una priorità, a meno che non serva a migliorare l'immagine del narcisista stesso agli occhi degli altri. Se difendere un figlio, un fratello o un partner non porta vantaggi tangibili, come approvazione sociale o rafforzamento dell'ego, il narcisista potrebbe non sentirsi motivato a farlo. Mancanza di empatia. Un tratto distintivo del narcisismo è la carenza o totale assenza di empatia. La mancanza di empatia rende difficile, se non impossibile, per il narcisista comprendere appieno le emozioni e i bisogni degli altri. Di conseguenza non riesce a riconoscere la sofferenza o il disagio di un figlio, di un fratello o di un partner come qualcosa di significativo o di urgente. Anche di fronte a situazioni in cui una difesa sarebbe necessaria e giustificata, il narcisista potrebbe minimizzare o ignorare il problema, concentrandosi invece su ciò che ritiene più rilevante per se stesso. Paura di compromettere la propria immagine. Difendere qualcun altro implica spesso il rischio di esporsi a conflitti o a critiche. Per un narcisista che basa la propria autostima su un'immagine di perfezione e di invulnerabilità, questo è inaccettabile. Difendere un figlio, un fratello o un partner potrebbe richiedere di assumersi responsabilità, riconoscere errori o affrontare situazioni che mettono in discussione la sua autorità o la sua competenza. Invece di correre questi rischi, il narcisista preferisce mantenere una posizione di distacco o di neutralità, spesso giustificandosi con ragionamenti razionali che mascherano il proprio disimpegno. Competizione e gelosia. In alcune situazioni il narcisista potrebbe percepire i successi, i talenti o persino la sofferenza degli altri come una minaccia al proprio senso di superiorità. Ad esempio, un genitore narcisista potrebbe vedere il figlio come un rivale, specialmente se quest'ultimo riceve attenzione o ammirazione che il genitore desidera per sé. Allo stesso modo, un fratello narcisista potrebbe essere riluttante a difendere un altro fratello per paura di mettere in ombra il proprio ruolo o status all'interno della famiglia. Questa dinamica di competizione e di gelosia impedisce al narcisista di agire in modo altruistico o protettivo. Manipolazione e controllo. Il narcisista utilizza spesso la manipolazione come strumento per mantenere il controllo nelle relazioni. Non difendere un figlio, un fratello o un partner può essere una forma sottile di manipolazione, progettata per mantenere l'altro in una posizione di debolezza o di dipendenza. Ad esempio, un genitore narcisista potrebbe rifiutarsi di intervenire in difesa del figlio in una situazione difficile, lasciandolo così isolato e insicuro. Questo rafforza il potere del genitore poiché il figlio si sente obbligato a cercare il suo supporto o la sua approvazione, nonostante la mancanza di protezione. Incapacità di tollerare vulnerabilità. Difendere qualcuno implica riconoscere che quella persona è vulnerabile e ha bisogno di aiuto. Per un narcisista che si sforza di apparire invulnerabile, l'idea stessa di vulnerabilità è difficile da accettare. Riconoscere la sofferenza o il bisogno di un altro potrebbe far emergere sentimenti di inadeguatezza o di insicurezza che il narcisista tenta di sopprimere. Di conseguenza evita situazioni in cui dovrebbe agire come protettore, preferendo ignorare o minimizzare il problema. Proiezione delle responsabilità.
Un altro meccanismo comune è la proiezione. Il narcisista tende a incolpare gli altri per i propri fallimenti o per le proprie mancanze. Se un figlio, un fratello, un partner affronta una difficoltà, il narcisista potrebbe attribuirne la colpa direttamente alla vittima, suggerendo che è stata la sua incompetenza o il suo comportamento a causare il problema. Tale atteggiamento giustifica l'assenza di supporto e consente al narcisista di mantenere intatta la propria immagine di perfezione. Implicazioni per le vittime. Essere figli, fratelli o partner di un narcisista può essere profondamente dannoso a livello emotivo e psicologico. La mancanza di difesa da parte del narcisista può portare a sentimenti di abbandono, di insicurezza e di indegnità. Le vittime spesso si trovano a dubitare del proprio valore e possono sviluppare difficoltà nelle relazioni future, poiché hanno interiorizzato l'idea di non meritare protezione o supporto. Come affrontare il problema? Affrontare la mancanza di difesa da parte di un narcisista richiede consapevolezza e strategie mirate. È importante riconoscere che il comportamento del narcisista non è un riflesso del valore della vittima, ma è radicato nei problemi psicologici del narcisista stesso. Cercare supporto da amici, da terapeuti o da gruppi di sostegno può aiutare le vittime a ricostruire la propria autostima e a stabilire confini sani nelle relazioni. In ogni caso è necessario allontanarsi dalla relazione per proteggere il proprio benessere. In sintesi, i narcisisti non difendono i loro figli, i loro fratelli o i loro partner per l'incapacità di vedere oltre i propri bisogni e i propri desideri. La loro mancanza di empatia, paura di vulnerabilità, competizione e bisogno di controllo creano un muro che li separa dalle esigenze altrui. Un narcisista, quando si trova di fronte a situazioni in cui non difende i propri cari, potrebbe avere una serie di pensieri e di giustificazioni interiori che riflettono il suo modo di vedere il mondo e le relazioni. Ecco alcuni esempi di pensieri che potrebbero attraversare la mente di un narcisista in tali circostanze. Non è affar mio. Devo proteggere la mia immagine. Non voglio compromettere la mia felicità. Non sono responsabile del loro benessere. Se lo faccio perderò il controllo. Non meritano la mia difesa. Io sono il più importante. Se non mi coinvolgo posso sfruttare la situazione. Non è colpa mia se sono in questa situazione. Devono imparare a cavarsela da soli. Io non posso sempre risolvere i loro problemi. Non è poi così grave. Stanno esagerando come sempre. Se intervenissi potrei sembrare debole o fare una brutta figura. Non voglio rischiare. Se li aiuto e vincono questa battaglia potrebbero iniziare a pensare di essere migliori di me. Sono loro che hanno causato questo problema, quindi spetta a loro risolverlo. Non capisco perché dovrebbero sentire così tanto dolore. È una reazione esagerata, non merita la mia attenzione. Difenderli potrebbe farmi sembrare emotivo o troppo coinvolto. Devo mantenere il controllo e l'equilibrio. Se intervengo, perdo l'opportunità di insegnargli che dipendono da me e devono sempre cercare il mio aiuto. Non meritano che io perda tempo per loro. Ho cose più importanti da fare. Questo non è davvero un problema, stanno solo cercando attenzione. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per spezzare il ciclo di dolore e costruire relazioni più sane e autentiche. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.